Bene ragazzi, benvenuti se siete nuovi, bentrovati. Spero proceda tutto per il meglio. Se è la prima volta che vedete questa tipologia di video, vi consiglio di andare a vedere gli episodi precedenti, partendo dal primo in cui vi descrivo nel dettaglio su cosa è incentrata la serie. Vi consiglio inoltre di andare a vedere anche gli episodi dell'update finanziario, in cui ad ogni inizio mese vado ad aggiornare i miei fogli Excel, e anche la nuova serie di video aggiornamenti settimanali del portafoglio in 60 secondi, nonché le anteprime di quest'ultimo. Nel caso in cui invece abbiate già visto gli episodi precedenti, oggi nel 62esimo episodio andremo a fare il confronto tra altri ETP. In questo format chiamato ETF Fight. Tutte le altre puntate le potete trovare qui sul canale nella playlist dedicata. Prima di proseguire, come al solito e come farò ad ogni episodio, vi ricordo che la serie How I Invest My Money è realizzata e rivolta a tutti gli appassionati di investimenti e finanza personale. La serie di puntate viene pubblicata a solo scopo informativo. Non deve essere considerata come offerta di vendita o sollecitazione di investimento, in quanto non costituisce consulenza in materia di investimenti ed è priva di raccomandazioni personalizzate. Non si fornisce alcuna garanzia di rendimento né si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di capitale, qualora decidiate di replicare le operazioni effettuate all'interno di questa serie. Quindi ragazzi, come dico sempre, mi raccomando, abbiate capacità di critica su quello che vedrete all'interno di questa serie, anche perché si tratta della mia operatività e che potrebbe non coincidere con la vostra. Bene, iniziamo il confronto. Per prima cosa andiamo sul nostro motore di ricerca e digitiamo la parola JustETF. Se non l'avete ancora fatto potete crearvi un account in quanto è gratuito. Potete andarvi a recuperare la puntata 11 e 17 in cui parlavo in particolare del sito di JustETF e Borsa Italiana e recuperarvi una breve introduzione che ho fatto. Ci spostiamo poi nella parte in alto ricerca trova gli ETF. Come avete potuto vedere dal titolo, oggi terminiamo i confronti tra l'Unione Europea e il famoso indice Standard & Poor's 500. Dalle prossime puntate vediamo se ho altre idee per altri confronti, altrimenti ci aggiorniamo magari non più mensilmente ma con cadenza ogni 2 o 3 mesi. Innanzitutto andiamo a applicare i filtri che ho deciso di utilizzare per questo video. Voi, mi raccomando, utilizzate quelli di vostro gradimento e secondo la vostra filosofia di investimento. Innanzitutto andiamo a selezionare l'ETF, l'ultimo ETF europeo. Quindi abbiamo messo Europa, nessun settore, nessuna strategia azionaria e nessun tema. Ci spostiamo sotto, poi l'indice lo vediamo dopo. L'età che esiste almeno da un anno, questo ETF. Stiamo parlando di ETF ad accumulazione, superiore a 500 milioni per stare un pochino tranquilli, a replica totale e campionamento, senza copertura valutaria e importante che sia quotato su borsa italiana in quanto poi andremo a effettuare successivamente l'acquisto. Adesso, visto che sono rimasti circa 15 ETF, adesso andiamo a applicare l'ultimo indice di riferimento, che in questo caso è lo Stoxx Europe 600. In questo caso sono rimasti 2 ETF e ho deciso di utilizzare quello con il TER più basso e anche a livello di dimensioni più grande dell'X-Trackers. L'abbiamo selezionato perché poi dopo andremo a fare il confronto. Bene, ora deselezioniamo i filtri e andiamo a selezionare l'ETF sullo Standard & Poor's 500. In questo caso andiamo ad acquistare sempre lo Spider, quindi posso direttamente scriverlo nella barra di ricerca. Vediamo se che così me lo dà subito. Eccolo qui, perfetto. L'ETF sullo Standard & Poor's 500 l'avete già visto diverse volte nel corso delle varie puntate, quindi non sto qui a fare la selezione. Ci spostiamo poi in alto a destra, confronta in dettaglio la selezione. In questo ultimo appuntamento quindi avremo il confronto tra la Mondi Core Stoxx Europe 600 e l'ETF sullo Standard & Poor's 500. L'indice Stoxx Europe 600 replica le 600 più grandi società europee,
Quindi per chi vuole investire in Europa ha quest'altra possibilità rispetto alle altre 5 che abbiamo visto nei video precedenti. Sarà interessante vedere appunto come questo ETF Made in Europe si comporterà rispetto allo Standard & Poor's 500. Proseguiamo questa analisi sul sito di Just ETF. A livello di rendimento massimo per adesso sta facendo meglio lo Standard & Poor's 500, vediamo da inizio anno si equiparano, no, sempre lo Standard & Poor's 500 si sta comportando leggermente meglio, vediamo se abbiamo dati, no, non abbiamo dati a un anno, sì, sempre in testa lo Standard & Poor's 500 e anche nel breve periodo sta facendo decisamente meglio. Per quanto riguarda invece la dimensione, sono due ETF molto grandi. A livello di TER sono praticamente gli ETF meno costosi, diciamo, in circolazione, perché comunque 0,03 e 0,07 sono veramente poco costosi. Entrambi sono ETF a replica fisica, senza copertura valutaria. Uno è quotato in dollari mentre l'altro è in euro. Qui sotto abbiamo altre informazioni importanti nella scheda informativa e nel KID per entrambi gli ETF. Guardiamo un attimo le partecipazioni. Standard & Poor's lo conosciamo molto bene. Guardiamo un attimo la Mondi Core, all'interno ha 612 aziende. Il peso nelle prime 10 posizioni è più diluito rispetto allo Standard & Poor's 500 di circa la metà praticamente. E qui potete vedere tutte le varie società presenti all'interno. Ovviamente per quanto riguarda gli stati andiamo a vedere solo l'ETF europeo, abbiamo Regno Unito 20%, Germania, Francia, Svizzera e così via. L'Italia sicuramente in questi paesi altri. Vediamo come sempre anche i settori, in questo caso possiamo fare un confronto dove la finanza e l'industria la fa sempre da padrona nel mercato europeo, mentre come al solito il tech la fa da padrone nel mercato americano. In questo caso l'informatica si piazza al terzo posto nell'ETF europeo, quindi un classico. Abbiamo altre informazioni importanti: il rendimento e il rischio. Adesso andiamo solo per conferma, andare a vedere se sono quotati su borse italiane, in quanto a breve effettueremo l'acquisto. Eccoci qui, dopo una breve introduzione sul sito di Just ETF, abbiamo visto che appunto sono quotati su borsa italiana. Io come al solito ho fatto già il login nel mio profilo e potete andare a recuperare la puntata 17 in cui avevo fatto una breve introduzione. Poi dopodiché andate sulla vostra pagina personale come ho fatto in questo caso e cliccate su borsa virtuale. Adesso andremo a creare il nuovo portafoglio, quindi clicchiamo su più. Questo è lo scorso portafoglio creato, adesso facciamo la parte 6. Crea. Tutto molto semplice, andiamo a recuperare l'ETF, eccolo qui, ci cliccate sopra. Adesso andiamo a recuperare gli ISIN dei due o più ETF nel caso in cui acquistaste più ETF, CTRL C, CTRL V, eccolo qui. Per la Mundi ho calcolato due quote, aggiungi, ecco che ci ha effettuato l'acquisto. Torniamo poi sullo Spider, quindi selezioniamo l'ETF, tutto molto semplice, CTRL C, CTRL V. Mentre per lo Spider, essendo le quote un po' piccoline, ho calcolato 39 quote. Come potete vedere sto girando il video venerdì 19 giugno. Aggiungi. Ecco fatto. Se poi andate su composizione potete vedere gli acquisti appena effettuati. In questo caso ho acquistato solo 2 ETF. Come dico sempre, il sito di Borsa Italiana è un sito già molto completo, vi fa vedere l'acquisto in tempo reale e vi calcola già le eventuali plus e minusvalenze. Potete effettuare operazioni di acquisto o di vendita e oltre ai vari ETP, quindi ETF, ETC, ETN, potete acquistare azioni singole, i vari fondi, obbligazioni, titoli di Stato, certificati e così via. Io ovviamente per quello che mi serve a me ho creato anche un file Excel per poter confrontare tutti gli ETF acquistati nelle varie puntate e fare un ulteriore confronto. Quindi adesso ci spostiamo come al solito nel file Excel.
Eccoci qui, come di consueto sul file Excel dedicato a tutti gli ETF acquistati nel corso del tempo nelle varie puntate. Come potete vedere ho già creato il foglio dedicato all'acquisto odierno e al rendimento ovviamente lo andremo a vedere nei prossimi mesi. Ora, prima di passare alla classifica generale, andiamo a vedere una puntata precedente, in questo caso Europa contro Standard & Poor's 500 parte 2. Per quanto riguarda il rendimento del Vanguard dei paesi sviluppati europei, attualmente siamo in rendimento positivo del 3% circa, mentre lo Standard & Poor's 500 del ben 12,13%, quindi si sta comportando decisamente meglio. Bene, ora visto questa vecchia puntata, passiamo direttamente a vedere la classifica aggiornata. Qui a sinistra, come potete vedere, abbiamo la tabellina con i vari rendimenti medio annuo dei vari ETF acquistati. Andiamo a fare un commentino per quanto riguarda la prima puntata, Nasdaq 100 contro Nasdaq 100 in leva 2. Si sta comportando per il momento meglio l'ETF del Nasdaq 100 in leva 2 con un rendimento di circa 55%. La puntata iShares contro Spider, come potete vedere, in entrambi i casi gli ETF di Spider si stanno comportando meglio rispetto a quelli di iShares per qualche punto decimale. Puntata Vanguard contro Xtrackers, si sta comportando meglio i due ETF di Vanguard rispetto a quello di Xtrackers. HSBC contro Invesco, l'Invesco si sta comportando meglio di 2 punti percentuali circa. I Vanguard ad accumulo contro distribuzione ovviamente si sta comportando meglio quello da accumulazione. Sempre interessanti le puntate ETF attivi contro passivi, in questo caso l'SVDA acquistato per la seconda volta si sta comportando meglio rispetto al JP Morgan Global Research, che vi ricordo è un ETF attivo. Caso contrario invece l'ETF attivo di Invesco si sta comportando meglio rispetto all'SVDA di circa 4 punti percentuali, quindi molto interessante. Abbiamo poi il Vanguard Life Strategy 80% azionario, 20% obbligazionario, che diciamo ha recuperato leggermente le perdite attestandosi a un circa 28%. Il Xtrackers Portfolio contro sempre l'SVDA, che è una selezione, vi ricordo, l'Xtrackers di titoli appunto selezionati in maniera attiva e sta perdendo contro l'SVDA. Abbiamo poi le puntate Standard Poor's 500 contro Mondo, parte 1, in questo caso si equiparano leggermente in vantaggio lo Standard & Poor's. Caso contrario il FTSE All World della seconda puntata sta facendo meglio rispetto allo Standard & Poor's acquistato per la seconda volta. Anche nella terza puntata il Vanguard si sta comportando meglio rispetto allo Standard & Poor's 500. Anche nella quarta puntata lo Spider All Country World sta battendo lo Standard & Poor's di circa 4 punti percentuali. Qui vi ricordo che mi è stato delistato l'altro ETF acquistato, che era, mi sembra, uno Spider, quindi ho solo i dati dello Standard & Poor's 500 acquistato per la quinta volta. Terminiamo quindi con l'Xtrackers MSCI World ex USA, che si sta comportando meglio rispetto allo Standard & Poor's 500 di circa 2 punti percentuali. Passiamo poi alle puntate Europa contro sempre Standard & Poor's 500, ma in questo caso di Spider. In testa l'ETF di Spider di 4 punti percentuali circa. Puntata particolare The Best of 2025, in cui sono andato a prendere i 3 migliori paesi che hanno performato meglio nel 2025. Ho fatto un acquisto, in questo caso la Corea si sta comportando decisamente meglio, seguita dal Messico e addirittura il Sudafrica, che è andato in territorio negativo. Siamo poi ritornati a confrontare l'Europa contro l'America e in questo caso lo Standard & Poor's sta facendo meglio, decisamente meglio rispetto al Vanguard dei paesi sviluppati europei. Anche nella puntata successiva lo Standard & Poor's sta facendo meglio dei paesi sviluppati europei senza appunto la Gran Bretagna. UBS Core MSCI EMU, che è sempre un ETF europeo contro Standard & Poor's 500 acquistato per la quarta volta, sta facendo peggio rispetto appunto allo Standard & Poor's 500. L'ultima puntata in cui avevo acquistato la Mondi Core MSCI Europe si sta comportando meglio rispetto allo Spider Standard & Poor's 500.
Ovviamente, come detto in precedenza, gli ultimi 2 ETF li andremo a vedere nella puntata successiva di luglio. Qui a destra potete vedere una rappresentazione grafica, scusate, una rappresentazione in tabella di tutti i dati che avete visto qua a sinistra. In testa, come sempre, abbiamo la Corea, seguita dagli ultimi Standard & Poor's 500 acquistati nelle ultime puntate. Interessante vedere sempre che il Nasdaq è sempre nelle prime posizioni e, come potete notare, tutti gli ETF sono in territorio positivo, a parte l'ETF del Sudafrica, che è in rendimento negativo del circa 8%, quindi per adesso i mercati stanno andando bene nonostante tutte le varie tensioni. Vedremo se poi questo trend continuerà oppure magari ci sarà un periodo di recessione, crollo, o comunque i mercati caleranno. Bene, possiamo salvare? Bene ragazzi, un'altra puntata volge al termine. Ogni volta che farò una nuova puntata di ETF Fight andremo a vedere l'andamento degli ETF delle puntate precedenti. Come detto a inizio video, raccolgo un attimo le idee per eventualmente fare altri confronti, diciamo, non campati per aria. Quindi vediamo comunque se continuerà la cadenza mensile oppure magari ogni 2 o 3 mesi ritornare e fare un nuovo confronto tra i vari ETF. Se avete domande riguardo questa o quella delle scorse puntate, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Non perdete i prossimi episodi. A presto!